Ciao a tutti amici del Toro, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami, Toro, tendenze energetiche generali. Ok, per la seconda metà di aprile abbiamo due carte, ragazzi, se sono due le prendo. Quando sono tre sono già troppe. E abbiamo il Papa e il Matto. Battesimi in vista, ragazzi. Feste, celebrazioni, cerimonie di riunioni familiari, nuovi inizi. Il Papa rappresenta anche i matrimoni e le ufficializzazioni, Bellissime carte, devo dire. Andiamo a vedere di che cosa si tratta nello specifico con i tarocchi. Come sempre vi ricordo che le letture sono generiche, sono per un collettivo, quindi può non risuonare tutto. Se non risuona nulla o se per caso volete completare il messaggio, potete ascoltare l'ascendente, il segno lunare oppure Venere. Per capire come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida e la trovate sotto in descrizione, così come anche l'oroscopo del 2024 e i link ai corsi gratuiti che sono sul mio canale. Vi ricordo che sono letture generiche, possono riguardare il lavoro, la famiglia, l'amore. Io vi dico qual è l'andamento energetico più importante e andrò a fare come degli esempi per aiutarvi a integrare la lettura nella vostra realtà. Nello specifico, le letture dei single, delle coppie, del lavoro e dell'economia e finanza nel caso siate investitori sono già online e anche quelle le trovate nella sezione dei video scorrendo in basso col dito. Allora ragazzi, partiamo con un 2 di coppe, la carta dell'appeso, gli amanti, un 9 di bastoni, un 7 di coppe, la regina di bastoni e un 4 di pentacoli. Devo dire che tra il 2 di coppe, gli amanti, il papa e questo matto pare essere un nuovo inizio romantico. Se non è, se diciamo per voi non vibra come un inizio romantico, perché magari siete già in coppia, potrebbe essere un inizio di nuovi accordi, di una nuova armonia all'interno della coppia o anche all'interno della famiglia per qualcuno, ma per un gruppo molto piccolo, ragazzi. Adesso andiamo a vedere carta per carta di che cosa si tratta. Partiamo da questo 2 di coppe che mi dice che è un incontro. 8 di spade. E regina di pentacoli. Allora, devo dire che ho l'idea che questo incontro vi lasci qualche dubbio, vi abbia lasciato un po' titubante. Mm, non tanto per l'incontro in sé, ma per quello che voi potete dare alla coppia o potete fare in questa situazione o in questa relazione. Andiamo a vedere l'appeso. 6 di spade e giustizia. Allora, ragazzi, nella terza settimana di aprile questo appeso mi dice che sarebbe il caso di vedere le cose da un'altra prospettiva. C'è da, come dire, allontanarsi un pochettino o diventare più flessibili per quello che riguarda le regole del gioco. Ecco perché qua non vi convincono. Probabilmente voi avete certe idee di come dovrebbe essere la relazione o di come volete impostare la relazione che qui devono essere lasciate indietro. Vi ricordo che 6 di spade fa riferimento alle credenze limitanti e la giustizia ha certe regole. Un altro messaggio che potrebbe arrivare da questo gruppo di carte è che stiate aspettando un qualche tipo di firma o sblocco burocratico. Sono due carte, il Papa e la giustizia, che mi parlano di contratti. Andiamo a vedere gli amanti. Temperanza. Fante di spade e regina di spade.
Allora ragazzi, per qualcuno qui ci potrebbe essere mi viene da dire dubbio, a causa della differenza di età delle due persone. O potrebbe anche essere, ragazzi, che se vi propongono di, non lo so, aprire, perché qui c'è la giustizia, quindi secondo me qualche contratto in mezzo c'è nella terza parte di aprile. Ora, dipende voi come sentite risuonare la lettura, però cercherò di spiegarlo in modo generico. Se la conoscenza con questa persona è troppo giovane, sia che sia a livello romantico, sia che sia a livello lavorativo, giovane intendo di pochi mesi, magari c'è questa titubanza perché un po' potrebbe essere la differenza d'età, un po' la differenza di personalità che porta a farvi qualche dubbio e con la carta dell'appeso è come se vi consigliassero, se vi invitassero di aspettare un attimo e di mettere di regolarizzare le cose. C'è qualcosa qui che deve essere prima regolarizzato. Andiamo a vedere il 9 di spade. Può anche essere le intenzioni. Però ho fortemente l'idea che a qualcuno verrà proposta una convivenza e probabilmente vi sembrerà maturo. Se non è una convivenza, ripeto, potrebbe essere un contratto collaborativo. Ok, allora il 9 di bastoni è spiegato da un 4 di, infatti, da un 4 di coppe e dal fante di coppe. State allerta ragazzi, perché qua voi non avete, diciamo, la visione completa. C'è qualche cosa con questo 4 di coppe che non vedete, quindi tenete ancora le barriere alte perché rischiate di peccare di ingenuità in tutto questo periodo. Difatti l'appeso viene per dirvi fermatevi un attimo, riflettete, vedete le cose da un'altra prospettiva. Andiamo a vedere il 7 di coppe. Un'altra volta l'appeso è un 5 di spade. Sì, occhio alle illusioni, occhio agli alti ideali. Qua abbiamo un fante di coppe. Il fante di coppe è una di quelle carte piene di entusiasmo, cioè l'archetipo è di un giovane pieno di entusiasmo, che però è tutto cuore e poca razione, poco raziocinio, quindi ci si lascia un pochettino trasportare da quelli che sono le illusioni, appunto i desideri e che caso, qui avete appeso 6 di spade, qui avete appeso i 5 di spade, perché questo 5 di spade mi rappresenta solo una grande confusione mentale che potreste avere nella quarta settimana di aprile. Perché? Perché non avete le idee chiare, quindi vi sembra un po' tutto confuso. C'è un pezzo del puzzle che vi manca. Andiamo a vedere la regina di bastoni. Allora abbiamo un 2 di pentacoli, il matto, un 5 di bastoni, il sole e un 9 di pentacoli. Allora ragazzi, la regina di bastoni vi invita a, diciamo, come vi posso dire, essere carismatici, essere aperti. Se volete, con questa persona ci potrebbe anche scappare un'avventura, nonostante la differenza d'età o nonostante il fatto che vi conosciate da poco tempo. E la stessa cosa se fosse una questione lavorativa. Ci potrebbe essere una, chiamiamola collaborazione, perché un contratto mi sembra prematuro, che può anche portare all'espansione, che può portare alla crescita, che può portare effettivamente a sentimenti genuini di pienezza, però ho come la sensazione che dobbiate sì, seguire l'onda, ma comunque mantenere voi le redini della situazione, perché il 9 di Pentacoli è la carta dell'indipendenza, del lavoro autonomo o dei single, per capirci. Quindi è un po' come se
doveste continuare in questa associazione, incontro, contratto, compromesso, doveste comunque continuare a coltivare la vostra indipendenza. La cosa ideale sarebbe all'interno di una coppia, qualsiasi essa sia, riuscire a mantenere l'interdipendenza tra persone, cioè due persone indipendenti, pienamente indipendenti, che quando si incontrano creano l'abbondanza, creano la prosperità, creano la possibilità di crescere. Andiamo a vedere il 4 di pentacoli. Abbiamo un asso di bastoni. Allora ragazzi, devo dirvi che mi viene abbastanza all'occhio il fatto che potrebbe esserci un'avventura e potrebbe essere una persona più giovane, ripeto, o se voi siete diciamo dei più giovani potrebbe essere una persona diciamo con una certa differenza d'età. E devo dire che potreste divertirvi in questo mese di aprile, ecco. Se fosse comunque una questione lavorativa, vi dico, occhio alle illusioni, occhio al puntare troppo in alto, nonostante le promesse che potrebbero farvi, perché qua non avete chiara la panoramica completa della situazione. E vi dico che nella quarta settimana potrebbe iniziare ad arrivare qualche dubbio, qualche punto interrogativo in più. Fate le cose con furbizia, cercate di agire d'astuzia, tenete presente che avete anche un 2 di pentacoli. È un po' come se mi invitassero a prendere le cose con filosofia, giocando con l'entusiasmo di un bambino. Qui avete 2 carte che parlano di bambini, tra l'altro. Però mantenendo sempre questa indipendenza. Vi dico, soldi potrebbero arrivarne, perché qui abbiamo un bel 10 di pentacoli, si parla di conclusione. Anche questa è una carta che parla di contratti, ragazzi. Di soldi che arrivano, di premi, di aiuti inaspettati, di appoggio familiare. Quindi, nonostante tutto, cioè è una bella lettura, nonostante questo 8 di spade, il 5 di spade, diciamo qualche pensiero forse un po' troppo pesante, però a parte questo, devo dire che la vostra arma di difesa sarà questo appeso che vi permetterà di vedere le cose da un'altra prospettiva e voi che farete con questa regina di spade e la giustizia le cose a regola d'arte. Andiamo a vedere Osho, per piacere, grazie. Ok. Allora abbiamo un aggrapparsi al passato e rallentare. Aggrapparsi al passato lo sento qui con questo 8 di spade e con questo 2 di pentacoli, come se ci fosse un qualche tipo di questione karmica. E rallentare, che in realtà è un cavaliere di pentacoli, lo sento molto collegato con i 2 appesi, cioè quando non siete sicuri di qualche cosa, rallentate il passo. Rallentare vi dà la possibilità di rendervi conto di alcuni dettagli che magari in velocità non si riescono a vedere. L'appeso è qui per quello, vi dice vedete le cose da un altro punto di vista. Se certe cose non sono come voi volete, perché diciamo che qui noto una certa rigidità mentale di base e qui è come se ci fosse bisogno di cambiare un pochettino il punto di vista, tanto vale, diciamo, cercare di capire che cosa lasciarmi indietro, che cosa tagliare del passato, perché qui è come se ci fosse un ciclo karmico che si ripete in un certo senso, ok? Potrebbe essere un patto animico, ragazzi. Oh sì, per qualcuno è un patto, fatto in un'altra vita. E guardate, risuona per molte poche persone, però ho come la sensazione che dobbiate regolarizzare questo patto. E comunque, ragazzi, appunto, c'è da lasciarsi indietro qualche tema, qualche sofferenza, qualche regola del passato, qualche ideologia anche del passato, probabilmente perché non serve qua più. Qua si vuole andare verso il futuro, ok? Però appunto bisogna lasciare indietro un po' di questi, anche questioni egoiche, perché con il 5 di spade ci sono anche questioni legate all'ego. Va bene, andiamo a vedere una fatina per concludere la lettura. Moderazione, che la sento appesa anche queste con scusate, la sento collegata con le due carte dell'appeso. Allora, questa fatina fondamentalmente vi dice che se anche c'è
qualche cosa che sapete che non potete mangiare perché magari vi fa male o perché non è uno dei migliori cibi, vini, alimenti, quello che è, potete comunque assumerne un pochettino ogni tanto, perché tutto questo male poi non fa. Cioè nel senso che è la com'è che si dice? È la dose che fa la medicina, no, quindi quando c'è una sostanza che per il nostro corpo è veleno, anche se è assunta in minimissime quantità, non danneggia, okay, quindi si può assumere una tantum, il senso è quello. Vale anche per le persone, okay, ci sono delle persone tipo quando vi succede, di rendervi conto che l'altra persona è un narcisista e non ve lo potete magari è un familiare, quindi non lo potete evitare o escludere dalla vostra vita, qua vi dice nonostante la persona non vi faccia tanto bene, sapete che non state bene quando siete con la persona, ehm, anche una minima quantità, potete tollerarla, quindi magari 1 volta alla settimana, piuttosto che 1 volta ogni 2 settimane, si può tollerare quel tipo di energia, okay? Amici del Toro, spero che la lettura vi sia stata di ispirazione, fatemelo comunque sapere nei commenti, se avete piacere potete mettere like, iscrivervi o condividere il video e nel caso vogliate iniziare un percorso di crescita con me potete abbonarvi al canale. Io vi ringrazio di essere stati qui, vi mando un forte abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!